Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di agosto 2026. Abbiamo la carta della temperanza, che è una carta che ci parla di guarigione, di riequilibrio, non lo so perché, ma sento libertà. Magari per qualcuno risuona. È come se fosse un momento di calma, un momento dove, come dire, appianare quelli che potrebbero essere i pensieri con le emozioni. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web con tutto quello che propongo. C'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Ok, partiamo subito con un re di coppe, amici dell'Aquario, un asso di coppe, abbiamo un 9 di spade, l'imperatore, un 3 di coppe. Le carte devo dire che escono in modo molto veloce, il giudizio, e un 6 di coppe. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico del periodo, e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse, ce ne fosse una, oppure potrebbe essere lo sviluppo energetico dell'eventuale conoscenza che potreste fare nella prima linea. Vi ricordo che ho attivato la lettura fast via WhatsApp, è in promozione per tutto il mese di agosto e sotto nella descrizione trovate il video che vi spiega come funziona. Allora, partiamo da questo re di coppe. Giustizia. Morte e re di coppe. Wow. Vi dirò, il re di coppe può essere effettivamente una persona che qualcuno ha già conosciuto, qualcun altro potrebbe conoscere tra la terza e la quarta settimana di agosto. Io ho come l'idea che questa persona o sia in una fase trasformativa personale, oppure come se gli equilibri della vostra conoscenza, potrebbe essere per esempio una persona che conoscete da tanto e che in qualche modo si trasforma la relazione, la connessione. Andiamo a vedere l'asso di coppe perché wow, ruote della fortuna. Ragazzi, sono carte stupende. C'è una nuova fase, un nuovo inizio, qualche cosa che cambia. Morte, ruota della fortuna, è una benedizione quasi. L'asso di coppe di solito fa riferimento all'innamoramento, a quello che è l'apertura del cuore, un nuovo sentimento. E poi c'è anche questa ruota della fortuna. C'è anche un 3 di bastoni girato al contrario. Io ho come la sensazione che sì, siate tutto cuore in questo periodo, però effettivamente c'è anche un 9 di spade che adesso andiamo a vedere. C'è qualcosa inerente al futuro che potrebbe preoccuparvi, che potrebbe darvi da pensare. Andiamo a vedere il 9 di spade.
abbiamo un 9 di pentacoli, gli amanti, la torre e un asso di coppe di nuovo. Sento come se qualcuno avesse paura di lasciare andare il cuore, paura di innamorarsi, paura di perdere la propria indipendenza, paura di dover sacrificare troppo di se stessi. Per qualcuno con il 9 di pentacoli, la carta della torre può far riferimento anche a una questione abitativa, residenziale, cioè tipo spazio personale, per capirci. Difatti abbiamo anche l'imperatore che è un archetipo della casa. Andiamo a vederlo. 6 di pentacoli. Eremita. Sapete che per qualcuno... Allora, se non avete conosciuto ancora nessuno, sento che questo re di coppe potreste essere voi che state in qualche modo cercando di regolarizzare e reiniziare la vostra vita. Giustizia, morte e ruota della fortuna. Poi abbiamo due assi e anche la torre. Ed è un qualche tipo di lavoro che state facendo sull'amor proprio, secondo me. Può essere il mi creo la mia zona protetta, mi creo la mia casa, mi creo il mio spazio, le mie abitudini, la mia vita. È come un riscopro il mio valore e lo faccio da solo o da sola. E che c'è giustizia e 6 di pentacoli, quindi per qualcuno si tratta di, sì, questioni burocratiche da dover risolvere, potrebbero essere accordi da prendere con altre persone, contratti, potrebbero essere questioni di affari anche. Andiamo a vedere il 3 di coppe, 5 di bastoni. E 7 di coppe. Stavo guardando se per caso per qualcuno potrebbe essere una persona sposata della quale potreste perdervi, mm, cioè diventare innamorati persi. Ehm, Però io ho la sensazione che qui, ecco questa temperanza, sarete piuttosto razionali, non vi farete completamente trasportare dal cuore, ma secondo me avrete come una concretezza in questo periodo per poter valutare le cose in modo saggio. Qui abbiamo un 3 di coppe, un 5 di bastoni e un 7 di coppe. Allora, se fosse la persona impegnata, adesso vediamo poi come finisce la lettura, però insomma ho l'idea che vogliate un po' sbaragliare la concorrenza, ecco. Se la persona fosse single, cioè non ci fosse questo tema di cui vi ho appena parlato, sento che bisogna un po' mettere a tacere le male lingue. E le male lingue per qualcuno sono nella propria testa. Pensieri negativi, sapete, non è che lo sento, cioè sì, c'è un 9 di spade effettivamente. E un 7 di coppe che mi potrebbe parlare di qualche illusione, quindi potreste pensare che questa persona abbia una terza persona o la vostra persona che andrete a conoscere qui potrebbe pensare che voi avete una terza persona. Però andiamo a vedere un attimo, perché qui avete giudizio e 6 di coppe, che sono due carte che mi parlano di passato. Fante di spade e sacerdotessa. Andiamo a vedere 6 di coppe. 8 di spade.
e asso di bastoni. Io sento che per quanto vi prenda questa persona, sento che ci andrete con calma, cercherete di avere una visione ampia delle cose e secondo me qualcuno di voi tenderà a non esporsi più di tanto con questa persona nuova. Per qualcuno c'è un ritorno dal passato e anche qui metterete come dei paletti, si arriva fino ad un certo punto perché è come se aveste paura che certe dinamiche potessero ripetersi, quindi qui avete bisogno come di mettere un'etichetta o dei paletti, ditela come volete, però è un fin qui. Fammi capire con che cosa sei tornato, sei tornata, sei uguale a prima, se hai qualche cosa in più da dare, da offrire. Segni zodiacali. Allora, abbiamo Scorpione, Ariete, Gemelli, Bilancia e Sagittario. Andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Sono tante, ma quanto mi dispiace non prenderle perché vedo la ruota della fortuna, infatti le prendo. Ok, Imperatore, Sole, Ruota della Fortuna, 8 di Pentacoli, 4 di Spade, 3 di Coppe che avete anche voi, Temperanza che è la carta iniziale, Diavolo e Cavaliere di Spade. Adesso andiamo a vederle. Ok, ho mosso tutto. Allora, imperatore. Questa persona secondo me o ha una posizione sociale di un certo tipo o prende le cose in un certo modo. È una di quelle persone serie che stanno alle regole, concrete, coerenti, consistenti. Asso di spade, 2 di spade. Qui c'è qualche cosa che non viene chiarito, che non viene detto, che potrebbe creare dubbi, o potrebbero esserci dei dubbi che non vengono espressi, per esempio, da parte di questa persona. Andiamo a vedere il sole. Sole e luna. Ok, potrebbe essere, ragazzi, che questa persona all'inizio o fino ad adesso, ipotesi, sia stata titubante nel parlare liberamente, nell'affrontare certi temi, però sento che con questo sole verranno in qualche modo alla luce. Qui avete 2 ruote delle fortune, quindi c'è come una sorta di cambio, secondo me. È come uscire da una zona grigia qui, sento. Ho il tema dei figli anche per questa persona. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Cos'è che cambia? Non lo so, c'è qualcosa che non viene detto, qualche cosa che non si sa. Può essere una paura considerata la luna, può essere qualche tipo di situazione depressiva, anche mi verrebbe da dire. Può essere qualche tipo di proiezione. E non è proprio del tutto positivo, anche se c'è il sole, perché comunque c'è un 5 di pentacoli, è una carta di carenza il 5 di pentacoli. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli.
Abbiamo un 9 di pentacoli e la forza. È come se questa persona fosse molto molto attaccata alla sua indipendenza, alla sua autonomia, alle sue regole, al suo impero, al suo entourage, mi verrebbe da dire. Possono anche essere i figli, perché comunque è un imperatore, qui abbiamo l'archetipo del figlio col sole. C'è come qualche cosa che non viene come espresso apertamente, asso di spade al contrario, luna sacerdotessa, ma sento che è come se questa persona non avesse il coraggio di parlarvi onestamente della sua quotidianità. Andiamo a vedere il 4 di spade. 8 di bastoni e fante di coppe. Io sento che con questo 4 di spade, dopo un periodo di silenzio probabilmente o di riflessione, con l'8 di bastoni questa persona parlerà, ragazzi, o si farà sentire. Tenete presente che qui avete giudizio, quindi se siete in silenzio stampa o se per caso c'è stato come un momento di solitudine da parte vostra, di isolamento con questo eremita, sento che verso la fine del mese potreste effettivamente sentirvi, potreste parlare, potreste riconsiderare certi aspetti della vostra situazione o della vostra relazione. Andiamo a vedere il 3 di coppe. 8 di pentacoli di nuovo, re di pentacoli. C'è qualche tema con il lavoro. Allora, o questa persona è un imperatore, quindi ha un'azienda, un'attività, o, ripeto, potrebbero essere dei figli, potrebbero essere i genitori, c'è come un qualche cosa di cui questa persona si deve occupare quotidianamente e sento anche che è da sola ad occuparsi di queste cose e non è che possa, come dire, svicolare più di tanto. E quindi con questa temperanza, che mi richiama un po' la vostra, è come se si dovessero prendere le cose con calma, ok? Difatti qui abbiamo il diavolo e il cavaliere di spade che è... Sento come un sentirsi obbligati ad andare in fretta o sentirsi obbligati a mantenere dei ritmi che non sono quelli giusti. Andiamo a vedere la temperanza. Si è girato il matto. C'è un nuovo inizio più calmo, mi verrebbe da dire, con questo matto. Diavolo. Datemi una carta per questo di diavolo. Sette di coppe, datemi una carta per il cavaliere eremita. Ok, sento che questa persona alla fine del periodo si butterà un po' a capofitto. Potrebbe sentire, cioè io ho la sensazione qui che potrebbe sentirsi pressata o potrebbe essere questa persona che inizia come a pressare per avere questo nuovo inizio, che però con le vostre carte sento manterrete un po' a bada. Cioè io credo che qui i tempi potrebbero essere diversi per ognuno in base alla situazione di ognuno, perché per certi versi sento fretta, per certi versi sento il bisogno di calma. Può essere che questa persona, una volta risolto i suoi problemi, una volta organizzato quello che è la sua quotidianità o quello che vi ho detto prima, che sia, come dire, ansiosa magari di vedervi, di organizzare un incontro e che però appunto i tempi non collimino tanto. Sì, ma effettivamente avete la temperanza, è come se doveste andarci con calma, perché comunque siete in una fase di grande cambiamento. State come lavorando anche sul vostro amor proprio, su quanto date, su chi volete al vostro fianco, su che tipo di personaggio magari vorreste al vostro fianco. E qui, siccome le cose già da inizio periodo non sono del tutto chiare, perché sento che c'è qualche cosa che viene omesso, che non viene detto,
Diciamo che nella seconda parte del periodo potrebbero scoprirsi un pochettino di più gli altarini. Qui valuterete. Io sento che sarete come guardinghi, che osserverete, non vi farete abbindolare alla prima, insomma. Ok, ragazzi, andiamo a vedere un oracolo. Esamina i tuoi affari sospesi. E qui dice, scegli un affare sospeso, può essere relazionato con una persona o con un compito e fai qualcosa per mettergli fine. Se ti vedi incapace, avrai identificato una grande fuga di potere e un grave blocco per la tua guarigione. L'obiettivo? Intendi che tutte le esperienze possono aggiungere o togliere. Wow! Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o via WhatsApp, oppure potete semplicemente abbonarvi al canale perché lì c'è tutto il percorso di crescita. Si parla di credenze limitanti, di kundalini, di alto e basso astrale, di chakra, di traumi, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata, sono 5 playlist numerate dall'1 al 4, ce n'è una, la 3, che è divisa in 3A e 3B e vanno viste parallelamente. E insomma i titoli dei video si vedono, sono pubblici, così più o meno vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!